from Polignano Mare, a stunning medieval borough perched on a sea rock overlooking the Mediterranean Sea. It's time to dive face first into the local culture, meet some artisans and inhabitants of Polignano Mare. I have a feeling this little gem of a town has way more to offer than it lets on at first glance. That over there is a bridge built by the Romans, and that's where I'm going right now. During Roman times, Polignano was a flourishing city. The empire built one of their bridges right here. I'm standing on it right now, and believe it or not, you still can see the original stones of Via Traiana. Brindisi, back in the days, was the gateway to commerce with the Far East. And today Brindisi stands as the capital of the region of Puglia. There's way more to see back there, downstairs. Just gotta watch your steps. And I'm headed to the Lama Monachile, white pebbles and crystal clear waters. Monachile sounds like monk. The name was chosen because apparently the Mediterranean seal monk used to live in this very place back in the days. I could really use a drink now. You would not believe the temperature. It's so hot. One of the most famous artisans in Polignano Mare is Peppino Campanella. He's an architect and sculptor. He mostly works with stones and glass. So we're gonna go meet him now, ask him a few questions. Piacere, piacere, ok. Ma lei è nato qui a Polignano? Sì, io sono nato a Polignano, cioè non dico tra i pochi, quelli di una certa, fino a una certa generazione siamo nati a Polignano, perché Polignano non aveva avuto un ospedale. Sì, polignanesi fino a quando sono nato in casa, io sono nato in casa con la mammara, quindi sono nato a Polignano. Perfetto, allora le posso chiedere una cosa, perché questa è la prima volta che vengo qui, no? E ho notato che la città è bellissima, molto caratteristica. Non mi sembra che il turismo sia un pochino, diciamo, commerciale, vanno tutti sugli stessi punti e tendono a esplorare poco la città. Secondo me c'è qualcos'altro da vedere che non è sulle cartine turistiche. Polignano c'è tantissimo da vedere perché non è sulle cartine turistiche. Noi abbiamo a Grottole ci sarà c'è una contrada che si chiama Grottole, c'è una masseria abbandonata comunque e ci sono quasi 100 grotte preistoriche. C'era davanti, poi hanno trovato dei resti probabilmente anche di un cimitero, quindi intanto a Polignano ci sarebbe da scavare, indipendentemente dal fatto che c'è da scavare, c'è già scavato. È stato trovato l'altro insediamento del Paleolitico, incontrata Santa Barbara, però in fondo non è né sulle mappe né sulle guide, non si sa come raggiungerlo, non ci sono servizi, non c'è informazione. E allora una persona si disorienta, uno arriva a Polignano, cosa fa? Va al mare, può godere del mare, finito il mare, in realtà c'è ben poco da fare, molto poco da fare, perché non è organizzato, non ci sono i servizi, non è valorizzato il nostro territorio come dovrebbe. Quindi sarebbe ora di valorizzare i territori italiani in maniera più culturale, più approfondita, no? Investigare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Sì, all'estero per dire, trovano un sasso e lo fanno diventare un'attrattiva
Cioè, ecco, invece noi qui abbiamo, non sfruttiamo, Polignano ci sono anche, è piena, cioè, si potrebbero organizzare dei giri, i frantoi ipogei, erano dei frantoi sottoterra, scavati in delle parti che erano metà grotte e metà erano scavate nel tufo, ma sono una roba che uno se le vede, cioè, rimane incantato, perché è tutta roba scavata nella roccia. Ed è pieno anche il paese stesso, cioè non sono mica fuori paese, ce ne sono fuori paese, ma già di fronte lì, quello lì dove c'è quell'arco rampante, che era un frantoio, cioè, e Polignano era pienissimo di frantoi, e comunque non sono visitabili, non c'è stato mai interesse per questo tipo di persone. Pure io quando vado all'estero, poi alla fine, comunque se sono in un posto, certo non è che vado al mare, poi che mi faccio il trancio di pizza, mi faccio la cosa. Ma Polignano, capito, per dire, vedi, è nato un fenomeno a Polignano, che sono pescaria è loro si sono inventati questo panino, però con molti sapori, tra cui il pesce fresco, pesce buono, no? Hanno avuto un successo incredibile. A Polignano ci fosse un posto dove fanno la frittura di pesce e te la porti nel cartoccio, cioè non c'è, allora è tutto uguale, allora puoi prendere il trancio di pizza, quelle robe lì che puoi trovare in qualsiasi posto, puoi trovare a Disneyland. Che cosa succede? Che poi questa roba qui attira soltanto un turismo che è mordi e fuggi. Turismo mordi e fuggi, senza pregiudizio, per carità, perché non voglio fare discorsi classici, però è rumoroso, chiassoso e anche abbastanza sporco. E quindi alla fine il paese, dopo che è passato sta mandria di persone, il sabato e la domenica, è uno schifo. Turismo veloce, di superficie, che fa rumore e basta. Bisognerebbe fare un turismo più lento, che si concentri più sulla tradizione, sulla storia. E certo, ma poi anche per esempio d'estate, no? Inventarsi degli eventi. Per esempio la cosa interessante che succede a Polignano durante l'estate si chiama il Libro Possibile, e sono 4 giorni di presentazione di libri che ormai ha un'eco nazionale e anche leggermente internazionale, direi, e attira, cioè intanto vengono tutti i giornalisti che conosciamo, che vediamo in televisione, tutti gli scrittori, e c'è un movimento da un'idea però di persone comunque che non sono di Polignano, di Conversano, che hanno voluto portare a Polignano, per la bellezza di Polignano, questo evento. Quindi in tutte le piazzette, in tutte le terrazze sul mare c'è presentazione di libri continuamente per 3-4 giorni, e si vede della gente veramente interessante. Però al di là di questo non c'è niente, per dire, da parte del municipio le cose che organizzano, non so, quest'anno è saltato pure, puntano tutto il bilancio, tutto il budget su i tuffi della Red Bull e una serata che fanno in onore di Modugno, che si chiama Meraviglioso Modugno, che danno un premio. Ma alla fine, voglio dire, noi con gli stessi quattrini tu organizzeresti delle cose molto più grosse e non 2 serate. Allora, poi hai fatto 2 serate che vanno pure alla Rai, eccetera, eccetera. Però alla fine, poi tutto il resto dell'estate, il piattume è unico. E quindi Polignano ha bisogno di amministratori illuminati, di persone che abbiano ben chiaro quella che è la potenzialità del paese. Cioè, ecco. Grazie mille signor Campanella, Grazie. e le auguro buona giornata. Grazie, Ci rivedremo presto. Grazie. Ciao, buona Ok. avventura in Puglia. It was a very nice interview. I'm really satisfied.